Ciao popolo YouTube, bentornati su un nuovo video nel canale di Benny's Music. Io sono Giulio di The Sound in My Head e sono con Matteo. Ciao Giulio, ciao a tutti. E oggi di nuovo confronto super interessante e anche questo molto dibattuto, ma probabilmente meno dell'ultimo che abbiamo fatto sul confronto dei legni, perché andremo a confrontare due chitarre identiche al netto dei pick-up, P90 contro Humbucker. Due filosofie simili ma diverse e quindi scopriremo in questo video quale chitarra fa per voi. Quindi sigla e ne parliamo per bene. Andiamo! Ebbene sì, oggi siamo da Benny's Music a provare due fantastiche Yamaha e in questo caso, a differenza dell'ultimo video che vi lasciamo qui nel link se volete andarlo a guardare, stiamo parlando di Yamaha Made in Japan. Assolutamente sì, serie professional. Quindi questi sono degli strumenti di più alto livello che fa Yamaha Sì. e ovviamente la cosa più interessante di questo video è che, a differenza di quello che ho fatto io, dove molti di voi nei commenti mi hanno ucciso perché non avevo esattamente la stessa chitarra, in questo caso abbiamo due chitarre che sono identiche al netto del colore, che ovviamente fa anche una differenza sul suono. Sto scherzando. Ma tantissimo, scherzi. E i pick-up, che ovviamente sono la parte più importante in questo caso per dare la voce allo strumento quando si parla di questo tipo di cambi. Esatto. La cosa interessante di questi strumenti Yamaha è che, un po' anche come le Pacifica che vedevamo l'altra volta, hanno una varietà di suoni incredibili. Sì. E anche queste chitarre, anche se potrebbe sembrarvi strano, hanno un 5 vie. Sì, esatto. E anche la chitarra con i P90, che sono dei single coil, ha un potenziometro che vi potrebbe sembrare uno split, ma in realtà non è questo. Non è uno split, no, esatto, è un boost passivo sulle medie frequenze, quindi dà un'altra possibilità sonora, oltre allo switch a 5 posizioni che mette in serie parallelo, mi sembra, comunque i pick-up, nonostante appunto siano dei single coil, quindi non splittano, non sono fatti per poter splittare. Certo, io ho fatto una review di questo strumento nel mio canale, quindi in caso andatevelo a guardare, dove ho giocato con tutti i suoni che si possono fare con una Revstar. Nel video di oggi, visto che andiamo a fare un confronto, ci limiteremo a focalizzarci molto sui, diciamo, singoli pick-up e la combinazione, senza le posizioni fuori fase, eccetera. Certo. In questo caso il setup di oggi abbiamo una bellissima testata Sur, Sì. che richiama un po' una Plexi anni 60, direi. Esatto, sì, è una 15 watt, una SL15, molto di stampo British, quindi il suono va in quella direzione lì, ma di livello veramente pazzesco. Sì, la suonavamo poco fa a Sì. camere spente, ragazzi, questa testata è veramente pazzesca. Micidiale. E poi sul pavimento, non da meno, abbiamo il Mirage di Crazy Tube Circuit, che è un pedale riverbero che io non avevo ancora mai suonato, l'abbiamo attaccato letteralmente adesso per fare il video, per fare due suoni, ma ragazzi è un pedale interessante, mi piacerebbe giocarci un po' poi con questo. Detto questo, mi taccio, che sicuramente vi darò fastidio la mia voce, e iniziamo un po' a suonare e sentire questa bellissima Revstar con colorazione gold top o simil gold. Sì, la top. chiamano Crisp Gold, quindi Sì, ha un po' di brillantini. Bravissimo, tira un po' più al giallo-verde rispetto al gold top che siamo abituati sulle spine. Sentiamo, e poi facciamo anche un po' di back to back con l'Humbucker. Beh, bella botta, mix letale, direi. Sì, il suono del pick-up al manico è spettacolare. Sì. Cioè, io ho qua la cassa a 30 centimetri dalla schiena, mi vibra la cassa toracica, vi garantisco. Sì, e poi la cosa incredibile, che è una cosa a cui io adesso mi sono abituato da quando ho scoperto il P90, la dinamica che riesce ad avere un P90. È un pick-up molto malleabile, giocate tantissimo col volume se avete una chitarra col P90, perché si trasforma completamente. E la cosa incredibile, grazie anche alla testata che qua sta facendo un bel lavoro, è dinamicissimo.
è un suono che si riesce a passare da quasi un hard rock Sì. a un suono perfettamente pulito che potrebbe essere tranquillamente utilizzabile per degli arpeggi o queste cose Le qua. ritmiche. Sì, ha una dinamica veramente incredibile. Poi passare dal pick up al manico a quello al ponte, volume a cannone. E in questo Suono caso, bello aperto, bello dinamico. oltre ad avere un suono bello aperto, anche il Mirage, ragazzi, pur andando davanti all'amplificatore, non va a rovinare il suono, che non è Assolutamente. facile. Non è facile. No, soprattutto non si distorce la coda del riverbero, Sì. che tante volte andando davanti all'ampli distorto è quello che succede, qui invece rimane bella pulita. Sì. Perché siamo in quel limite dove l'amplificatore sta lavorando all'edge of breakup. Sì, esatto. Quindi qui lui si pulisce abbastanza in fretta, che le code non si distorcono. Esatto. Effettivamente risulta veramente bene nella stanza. Spero che nella registrazione poi passi effettivamente così, senta. perché suona veramente bene. Però direi di andare a fare un passaggio all'humbucker per Eccolo qua. vedere cosa cambia. Siamo accordati, ok, Sì. perfetto. Adesso passiamo all'humbucker. Provo a suonare delle cose simili e poi però dopo vi faccio anche un back to back veloce per farvi sentire più o meno gli stessi suoni, in modo tale che evitiamo di avere poi il classico commento ma devi suonarci le stesse cose perché sono lo stesso. Però intanto sentiamo come suona. C'è più gain? Sì, c'è più gain, è un po' più compresso il suono, lo sento classico da humbucker, Sì, insomma, sì. da humbucker moderno su uno strumento moderno, Sì, però è la direzione è quella. Sì, è molto, anche avendo fatto il passaggio dal P90 all'humbucker, il rischio potrebbe essere quello di trovare un pick-up che sembra un po' scuro. In questo caso al ponte rimane bello aperto, è un humbucker che lavora bene, si sente. Esatto. Poi anche questi qui sono stati disegnati con Rupert Neve, oppure No, questi, questi no. Ok. No. Quindi questi qua sono dei pick-up fatti apposta da per Yamaha, la, sì. per la Made in Japan. Esatto. Perfetto. Continuiamo a sentire qualche altro suono, perché sicuramente anche qui ci sono dei suoni che vanno a pulire e a cambiare sicuramente l'atmosfera in base a come si va a utilizzare il pick up e il volume. Tanta roba. Mi piacciono tanto i cantini del pick-up al manico perché restano comunque belli croccanti, belli Ha un brillanti. bel attacco, Sì, anche non pur è- essendo al manico. Esatto, un bel attacco e resta tutto molto Sì, definito. sì. mi piace. In questo caso non è banale avere un pick up al manico humbucker Humbucker, che esatto. suoni così. Esatto. E quindi si vede che è stato fatto un lavoro preciso. Poi dico, ragazzi, se la usa Matteo Mancuso sta chitarra, chi Cosa siamo gli vuoi- noi esseri umani?
Cosa per gli dirgli vogliamo dire? qualcosa. Cioè... No, tra l'altro abita molto vicino da dove vengo io, quindi Esatto. sono anche di parte. Esatto. Però sì, cioè, è una chitarra che ha una quantità di suoni pazzesca e comunque la compressione che dà rispetto al P90 è un po' diverso. Qua mi viene di spingere un po' di più, anche nella mano destra mi verrebbe Certo. di suonarci cose un po' più aggressive. In questo caso, siccome ovviamente qui stiamo spingendo di più l'ampli, il mix Certo. va abbassato ancora di più, perché Certo. sennò inizia effettivamente ad avere la coda distorta. Certo. Questa è la dimostrazione che questo va a comprimere di più Sì. l'ampli, a più output. Un po' di più. Ma con un boost davanti diventerebbe il panico questo amplificatore. Suono rock davvero notevole. Sì, non possiamo spingerlo più di così, ragazzi, perché il volume in stanza è allucinante. Esatto. Al momento voi state sentendo la cattura fatta con la Surloadbox e stiamo andando all'interno della Magneton 2x12. Il volume è 15 watt, hai detto. 15 watt, esatto. E abbiamo il master a metà. Sì, È spinge veramente incredibile. tanto, sì. È veramente, ha un Sono volume... 15 watt veri, Sì, cioè, sì, che sì. li senti. Sì, ma forse pure di più di 15. Può essere, può essere. Sì, ha un volume veramente impressionante, però direi che la differenza tra i due strumenti effettivamente si sente. Direi che adesso facciamo un confronto dove si vanno a suonare tutte e due, in tutte e due le chitarre le stesse cose, in modo tale che poi loro hanno anche un A e B test che possono utilizzare anche riascoltando, in modo tale che vi fate un po' le vostre conclusioni e non dovete soltanto credere a noi. Ovviamente, una volta che avete l'occasione e l'opportunità, venite qui in negozio, fate queste prove anche voi stessi e vi renderete così conto effettivamente della differenza tra questi strumenti. Ci vediamo al prossimo video. Incredibile. Beh, che dire, Matte, mi sa che Pazzesca. mi sa che ci siamo spettinati abbastanza. Sì. E mi ha sorpreso il P90 sull'iGain. Stavo dicendo la stessa cosa, non entra in feedback tanto facilmente, perché No. comunque siamo vicini alla cassa, abbiamo dei livelli di gain alti Sì. e l'ho sentito bello comunque presente, bello Compatto, precisissimo. e non si da sentono fischiare. tutte le note con tutto che abbiamo Sì. molto gain in questi accordi tipo così. Molto a fuoco, sì. Pazzesco, veramente dei chitarroni, ovviamente ognuno ha le sue sfumature.
Quindi se Come sia. effettivamente voi volete uno strumento di un tipo o di un altro, dovete un po' capirlo da voi. Quello che vi possiamo dire noi è questo. Tendenzialmente entrambi gli strumenti hanno una varietà di suoni dentro che vi permetterà di suonarci praticamente di tutto. Non sarà un ostacolo lo strumento a quello che state suonando. Quello che andrà effettivamente poi a spostare un po' l'ago della bilancia è tendenzialmente voi cosa state cercando in termini di feeling, perché comunque cambia un po'. Il P90 secondo me perdona un po' meno, perché avendo meno compressione dovete essere un attimo più sgamati, più precisi con la pennata. Però stiamo parlando proprio di micro dettagli. E poi ovviamente se voi volete un suono che è un po' più caldo, questo ve lo restituisce praticamente immediatamente. Qua ci dovete magari lavorare un attimo di tono, ma sono tutti, in entrambe le chitarre secondo me i suoni sono tutti dentro. Dovete soltanto capire voi al vostro amplificatore, soprattutto i vostri pedali che avete, qual è quello che si accoppa meglio. Però bello esperimento riuscito, era più ovvia la differenza tra gli strumenti stavolta, oltre che chiaro, il legno. L'elettronica fa tanto su uno strumento, su una chitarra elettrica, è una parte fondamentale del suono. Sì. È stato come sempre un piacere venire qua da Benis a registrare questi tipi di video e ambulanza. Passata. Però ovviamente fateci sapere qui sotto nei commenti che cosa vorreste sentire voi, quale tipo di confronto dovremmo portare qui nel canale in modo tale che ci lavoriamo su e magari riusciamo a farci un video a riguardo. Ovviamente a che siete là sotto a scrivere i commenti non scordatevi di iscrivervi al canale e lasciare un bel like a questo video, ma per il video di oggi è tutto. Ciao!